Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche disponibili per i soldi e le finanze dei prossimi 30 giorni. Abbiamo la carta del matto, amici del Toro. Può essere un periodo di nuovi inizi, con qualche nuova avventura, qualche nuova iniziativa. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione c'è anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate. Trovate il link alla nuova pagina web dove c'è tutto quello che io propongo e nella sezione dei contatti trovate anche il numero di telefono e sempre nella descrizione del video trovate anche i link per i videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Ok, partiamo con una regina di denari. Un mago. Abbiamo l'appeso, un 9 di spade, un 9 di coppe e un 4 di bastoni, ragazzi. Non sono male le carte, eh? Allora, partiamo da questa regina di pentacoli, che di solito è una carta che parla di abbondanza, è una carta che parla di qualcuno che sa gestire la materia. Andiamo a vederla. Abbiamo un 4 di coppe, un fante di coppe e una regina di spade. Voglio una carta per il 4, cavaliere di coppe. Ho quasi la sensazione che potrebbe esserci qualche cosa intorno a voi che voi state ignorando. Potrebbe essere la collaborazione di qualcuno, un'offerta vantaggiosa da parte di qualcuno. Diciamo che essendoci anche la regina di spade, potrebbe essere necessario come monitorare eventualmente quelle che potrebbero essere le proposte intorno a voi, perché è come se ce ne fosse uno in particolare che non prendete tanto in considerazione. Andiamo a vedere il mago. Sacerdotessa. 8 di coppe, 8 di spade e 10 di pentacoli. Guardate, io ho la sensazione che con questo mago ci sia come un nuovo inizio di percorso, anche qui avete il matto, che effettivamente è una carta di nuovi inizi. Il mago è quella che è un'azione con una forte intenzione, con capacità di maestria. Devo dire che qui, avendo questo 10 di pentacoli, si potrebbero proprio presentare dei contratti o delle collaborazioni in questo futuro. Quello che mi fa rimanere un po' lì sono questo 8 di spade e il 9 di spade, ma effettivamente prima dobbiamo passare dalla carta dell'appeso, perché l'8 di spade è una carta che, come vi posso dire, vi fa essere più negativi di quello che effettivamente sarebbe la situazione, cioè è come se ci fossero delle preoccupazioni o, ripeto, anche qui avete una carta di cecità, è come se ci fosse qualche cosa nel prossimo periodo che non andrete
a considerare, fino a che non si arriverà a questo appeso, perché l'appeso è proprio la carta che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. Andiamo a vederlo. Re di Pentacoli, ragazzi. Tre di spade e re di bastoni. Datemi una carta per il 3. 9, 9 di pentacoli, matto e mago. Di nuovo, qui avete matto e mago. Allora, se ci fosse qualche nuovo lavoro, qualche nuovo progetto, qualche nuova iniziativa in vista, e vi dico questo perché appunto effettivamente potrebbero arrivare delle offerte, poi che voi le prendiate in considerazione o no è un altro paio di maniche, però le offerte qui secondo me è facile che arrivino, è facile che nel prossimo periodo ci sia l'inizio di un qualche cosa, potrebbe essere l'inizio di una collaborazione, l'inizio di un percorso di studi, cioè io ho come la sensazione che potrebbe appunto anche arrivare qualche tipo di contratto. Tenete presente che il 10 di Pentacoli parla anche di premi. E questo appeso è qua per dirvi di fare attenzione, soprattutto se è una nuova attività, se è un nuovo progetto, è come se questo appeso vi dicesse di fare attenzione a non sperperare il denaro, mm, effettivamente sia nei nuovi percorsi, visto che appunto abbiamo matto e mago, però avendo anche questo 9 di pentacoli è un po' come se mi dicessero che ehm, tutto quello che potrebbe entrare, che potrebbero essere soldi inaspettati, premi, eredità, aiuti, insomma, c'è come da sacrificare le spese frivole in funzione di far partire questo nuovo progetto, questa nuova idea, mettiamola così. Andiamo a vedere il 9 di spade. Abbiamo un 7 di coppe. Io sento che il 9 di spade è qui, innanzitutto è una carta di forte preoccupazione, è come se ci fosse qualche cosa che non vi fa stare tranquilli, è come se ci fosse qualche cosa che vi preoccupa oltremodo, però la parola preoccuparsi vuol dire, se la dividiamo, preoccuparsi, cioè occuparsi prima del tempo di qualche cosa. E siccome non si sa se questo qualche cosa possa effettivamente succedere, è un po' tempo sprecato. Quindi devo dire che avete tante idee per la testa con questo 7 di coppe, c'è come questa voglia di andare oltre, questa voglia di crescere, magari per qualcuno si tratta anche di aver voglia di guadagnare di più e c'è questo tono, se vogliamo, di preoccupazione che un po' appesantisce le cose. Abbiamo anche qui l'8 di spade, no? Vi dicevo prima che è come se vedeste solo una parte, anche questa è una carta di cecità, è come se vedeste solo una parte della realtà. E l'appeso vi serve appunto per rendervi conto di cose che fino ad adesso non avete preso in considerazione, però fate attenzione a non portare a 1000 l'attività mentale perché potrebbe creare come quei pensieri rotondi, diciamo, che si rincorrono tra di loro, pensieri circolari. Andiamo a vedere il 9 di coppe, 8 di pentacoli, 2 di spade e fante di spade. Allora, qualsiasi sia questo nuovo inizio, questo nuovo progetto, è come di cui con il 9 di coppe devo dire siete abbastanza soddisfatti di come potreste magari impostarlo piuttosto che iniziarlo, adesso dipende dalla realtà di ognuno, però ho come la sensazione che con queste due, tre carte ci voglia come un'attenzione costante, un monitoraggio costante, almeno per questi 30 giorni, di questo nuovo progetto, ok? Perché anche qui c'è di nuovo una carta con una figura bendata,
Quindi, mentre il fante di spade è proprio la carta dell'osservatore ed è anche un po', se vogliamo, l'energia dell'appeso. Quindi, secondo me, si tratta di placare queste vostre paure, questi vostri pensieri attraverso l'osservazione e il monitoraggio costante di questa situazione. Il che, se lo spalmiamo in 30 giorni, potrebbe essere un controllo quotidiano o anche più di una volta al giorno il controllare. Supponiamo che voi giochiate in borsa, che stiate imparando come giocare in borsa. Sono gli inizi, non sapete bene come funziona e quindi il consiglio è di appunto monitorare almeno 2 volte al giorno, almeno, poi potrebbero essere di più, però almeno 2 volte al giorno l'andamento della borsa per capire come si muovono, quali sono le aziende che, non lo so, hanno più vendite, più acquisti, quali sono quelle che salgono, che scendono, qual è il clima politico magari intorno a quelle aziende, insomma, è come se doveste entrare nel tema per diventare pratici, per diventare abili. Però poi guardate come finisce la stesa con un 4 di bastoni. Il 4 di bastoni è una bellissima carta, è una carta di giustizia e 7 di pentacoli, carte molto belle. Dicevo che il 4 di bastoni è una carta di equilibrio, è una carta del raggiungimento, mi viene da dire della felicità, ragazzi. È una carta che ci parla di qualche cosa che viene costruito in modo solido. Ricordatevi che il 4 fa riferimento alla casa, alle 4 mura della casa che di solito sono solide perché appunto sono di mattoni. E avendo anche qui la giustizia, non vi nego che per qualcuno potrebbe essere un affare così tanto vantaggioso, potrebbe anche essere un qualche lavoro in più, mi verrebbe da dire, considerato questo mago, è così tanto vantaggioso da portarvi dei contratti. Qui abbiamo anche la giustizia. Ah, una cosa volevo dirvi, fatemi vedere un attimo. Vi dirò che tra la giustizia, il 9 di pentacoli, il 10 di pentacoli, per qualcuno potrebbero arrivare delle eredità, che non necessariamente sono l'eredità di un antenato che è cioè di un antenato, di un nostro caro che è mancato, potrebbero anche essere delle eredità aziendali. Ipotesi, vi hanno dato un nuovo ruolo e voi state lavorando con il materiale che vi ha lasciato la persona prima di voi. Anche quella è un'eredità. Comunque ragazzi abbiamo la giustizia a fine linea. Quindi tra il 4 di bastoni e la giustizia c'è un periodo di equilibrio. Vi dirò, se state aspettando qualche risoluzione burocratica, può essere che arrivi nei prossimi 30 giorni, se è qualche firma, qualche nulla osta, non lo so, arriva quello che state aspettando da un punto di vista legale per portarvi questa stabilità. Vi dico, c'è anche anzi adesso andiamo a vederlo, datemi una carta per il 7 di pentacoli, perché il 7 di pentacoli è una carta che fondamentalmente indica una certa, guardate un'altra carta di contratti. Il 7 di pentacoli è una carta che indica una certa attesa, una pazienza con un atteggiamento positivo. Allora, per il 7 di pentacoli abbiamo 6 di pentacoli, altra carta di contratti, 6 di coppe, re di spade, regina di bastoni, il sole e un 3 di coppe. Secondo me, ragazzi, arriveranno dei grandi risultati entro i prossimi 30 giorni. Possono essere accordi, possono essere contratti, come vi dicevo, questioni burocratiche che si allineano, che si concretizzano. Wow, bellissima stesa. Andiamo a vedere un paio di oracoli, giusto per darvi qualche indicazione in più. Ok, allora, qui parla di formazioni e di apprendimenti e vi rimando a questo fante di spade. Parla di domani, quindi secondo me è una cosa imminente. O inizierete un corso, potrebbe essere un corso di discipline bionaturali, considerato mago e sacerdotessa,
perché il mago è colui che trasforma la materia, mentre la sacerdotessa è colei che cura con le cose naturali. Potrebbe essere qualche corso di oratoria, quindi su come parlare, come muoversi, come gesticolare, come mantenere una certa immagine magari sul posto di lavoro. Può essere un corso magari di artigianato, qualche cosa dove c'è da lavorare con le mani, o ragazzi, può essere un corso su come gestire la materia, quindi i soldi piuttosto che proprio l'energia. Poi abbiamo commercio, 3 settimane, e qui effettivamente con tutte queste carte di contratti potrebbe essere una nuova attività commerciale, anzi fatemelo sapere nei commenti. E poi abbiamo sforzi, 2 mesi, eccolo qua, come se vi dicessero che per riuscire a raggiungere questi risultati ci deve essere uno sforzo costante, almeno per i prossimi 2 mesi. Tenete presente che sia la carta dell'appeso che il 3 di spade mi parlano di sacrificio, ok? Quindi in questo caso è un sacrificio economico, ma il sacrificio è di non sperperare, cioè posticipate tutte le spese che potete al fine di iniziare questo nuovo percorso, questo nuovo lavoro, questa nuova scuola. È come se per i prossimi 2 mesi doveste rimanere testa bassa su quello che state per iniziare, insomma, su quello che state programmando, mettiamola così. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Ok, a dire il vero è una carta numero 14. Credo che qualcuno qui debba rendere partecipe sia se stesso che gli altri di un tema che si è abbracciato ma che probabilmente non è tanto vostro. Questa carta fa vedere che c'è una maschera e quindi è un po' come se aprendo le finestre uscisse la verità e cadesse la maschera. Probabilmente c'è qualcuno che o sta facendo qualche cosa a cui non piace o vorrebbe qualche cosa di più. Poi abbiamo la carta numero 28, costruire palazzi, e la carta numero 32, qui e ora. Costruire palazzi, ragazzi, la rivedo un po' con queste due carte qua, sinceramente. Il fatto di avere tante cose in testa, tante problematiche magari da risolvere, però la cosa importante è che qualsiasi cosa tangibile, vabbè, forse a parte i cristalli, però qualsiasi cosa di tangibile noi vediamo è stato prima pensato e poi è stato creato. Ok, quindi la mente crea effettivamente, quindi è importante per voi disciplinare i pensieri. E poi la carta del qui e ora vi dice di pensare nel momento presente. Questa carta qui, il 9 di spade, in realtà è una carta di preoccupazione per qualche cosa che è già successo nel passato e si è preoccupati che questa cosa possa succedere nel presente. Però così è come vivere nel passato. La carta del 7 di coppe invece è proprio come vivere troppo nel futuro e vivere troppo con la testa fra le nuvole, letteralmente. Vedete che le coppe sono tra le nuvole e qui è come per dire che si pensa troppo nel futuro e invece quello che è importante è il qui e ora, perché l'unico momento realmente esistente è qui e ora. Il passato vive nella nostra memoria e il futuro nella nostra immaginazione. Però noi viviamo solo il qui e ora, quindi è importante focalizzarvi adesso sul vostro stile di vita, su quello che volete fare, sì, è vero, in previsione di un futuro, però assaporando momento per momento si riesce realmente a capire se, diciamo così, sono nel flusso oppure no. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, ma
Se per caso volete fare lo stesso lavoro per conto vostro, potete abbonarvi al canale. Io lì spiego come trovare e come elaborare le credenze limitanti. È un lavoro diviso per settore, quindi certe volte si tratta il denaro, piuttosto che il potere personale, piuttosto che l'amore, insomma, ci sono vari settori su cui si lavorano le credenze limitanti. In più, in quella parte lì io tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!